La torcia di oggi è una torcia all round che si adatta sia a scopi tattici che ad un uso giornaliero. Ha una gittata impressionante, un fascio luminoso studiato per un uso a tutto tondo, un'interfaccia utente semplice ed intuitiva, sensori all'avanguardia e uno stile che non passa inosservato. Questa è la Olight Warrior 3S. In questa recensione approfondita vedremo in ogni dettaglio la Olight Warrior 3S, cominciando da un breve unboxing degli accessori in dotazione, per poi parlare di ergonomia, interfaccia di funzionamento, fascio luminoso e ovviamente le nostre classiche prove di immersione in acqua, durata reale in ogni modalità operativa e l'immancabile prova sul campo per vedere come realmente illumina e quali sono le principali differenze con le torce concorrenti. Se vuoi saltare direttamente a qualche sezione specifica, controlla i segnali in descrizione. Mentre se vuoi darci una mano, sentiti libero di darci un like o di iscriverti al canale. Cominciamo a vedere la confezione. In molti paragonano Olight ad Apple proprio per la cura del packaging e l'impegno che mette nella realizzazione delle confezioni. In particolare per i prodotti di fascia medio-alta, come questa Warrior 3S, possiamo vedere che la confezione è studiata in ogni minimo dettaglio, con addirittura la chiusura magnetica come un vero e proprio contenitore di preziosi. Sul retro della confezione ci sono indicate le principali caratteristiche operative della torcia, come la potenza in lumen, la durata nelle varie modalità, il valore in candela nella modalità più potente e altre ancora come dimensioni, peso, resistenza a cadute, agenti atmosferici, eccetera, eccetera. Se vuoi dare uno sguardo a queste informazioni, le inquadro un po' più da vicino in modo che possa fermare il video e leggerle con calma. Aprendo la confezione troviamo i ringraziamenti di Olight e sotto un coperchietto di plastica gialla con tutte le informazioni di primo utilizzo. Le informazioni sono in inglese, ma sono accompagnate da dei disegni super esplicativi e difficilmente fraintendibili. Nella prima sezione ci fanno vedere come togliere la linguetta di protezione che isola la batteria della torcia e ne permette il trasporto senza scaricare la batteria ed evitando eventuali accessioni accidentali. Subito dopo ci fanno presente che la torcia dovrà essere completamente ricaricata prima del primo utilizzo ed infine ci danno qualche informazione sul funzionamento del sensore di prossimità. Rimosso il coperchietto in plastica troviamo una scatola di cartone con gli accessori all'interno, in particolare avremo il caricatore magnetico, il manuale di istruzioni e il manuale di sicurezza. Anche in questo caso le vignette sono talmente ben fatte che difficilmente lasceranno spazio a dubbi. Vediamo velocemente i manuali in modo che se hai qualche dubbio possa fermare il video e leggerli con più calma. In ogni caso parleremo di ogni singolo aspetto nelle sezioni successive del video. Il caricatore magnetico è il classico di Olight che si connette alla torcia in modo inequivocabile ed automatico. Basterà infatti avvicinare il retro della torcia al caricatore perché questo si connetta automaticamente, senza lasciare spazio a errori o imprecisioni. Questo è molto comodo se si utilizza la torcia giornalmente, perché si può lasciare il caricatore, per esempio sul comodino, e mettere in carica la torcia senza nemmeno accendere la luce ambientale. Infatti, grazie al magnete disposto della coda, questo troverà automaticamente la sua via. D'altro canto, l'assenza di una porta USB-C rende più difficile caricare la torcia qualora ci dimenticassimo il caricatore altrove, ma questa è questione di preferenze personali. Infatti il caricatore USB-C tende a sporcarsi facilmente, specialmente in presenza di fango, sabbia o detriti. Il fodero nel quale è contenuta la torcia è di nylon e dà l'impressione di solidità, durabilità e robustezza. Risulta liscio fuori e morbido all'interno, con anche delle borchie per evitare l'accumularsi di acqua o detriti. La chiusura è assicurata da una clip e anche qua c'è un particolare che ci fa capire quanto Olight ci tenga al design e alla cura del dettaglio. Infatti, se lo notiamo, c'è una piccola banda che impedisce alla clip di spostarsi e ribaltarsi quando è aperta, tenendola così sempre in posizione e pronta per la chiusura. Per assicurarlo alla cintura sono anche presenti due fibbie, di cui una fissa e una apribile con un bottone rapido, mentre sulla parte superiore c'è un occhiello di plastica che ci permette di appendere una torcia, per esempio a uno zaino, mediante un moschettone o un cordino non in dotazione. Dopo aver visto tutti gli accessori, vediamo ora la parte migliore, e cioè la nostra bella Olight Warrior 3S. Nel mio caso è di un bellissimo color blu, con dettagli argentati e un pattern come a ricordare delle fiamme argentate. Boh, o perlomeno io penso che siano delle fiamme. Se ritenete siano qualcos'altro fatemelo sapere nei commenti. Se è vero che la prima impressione è tutto, questa torcia sembra da subito comoda, robusta e ben rifinita e ha il giusto peso per farsi sentire in mano, dando una sensazione di grande robustezza e comodità, sia che si operi con presa normale, inversa, a penna o a mo' di siringa. Il corpo è fatto di alluminio ad alte prestazioni ed è interamente ricoperto dall'anodizzazione, eccetto che sul tappo di coda, che rimane di color grigio acciaio perché ospita l'interruttore di coda e i contatti per la carica magnetica. Le lavorazioni sono eseguite a macchina in modo impeccabile e non sono presenti angoli vivi. Nella parte centrale, che funge anche di impugnatura, sono presenti delle zigrinature abbastanza profonde che ne assicurano la presa anche in condizioni di mani bagnate o sporche, mentre le lavorazioni sulla testa conferiscono un aspetto più tattico e allo stesso tempo bloccano il rotolamento su superfici lisce.
La clip è di tipo bidirezionale. Questa bidirezionalità normalmente si usa nelle torce più piccole per attaccarle a un cappello con visiera in modo da poter essere usate anche come torce frontali. In questo caso, visto il peso e le dimensioni, è difficile questo utilizzo. Comunque rimane sempre un'ottima clip, molto robusta e soprattutto bidirezionale. Questa clip può essere addirittura montata su due diverse scanalature per dare all'utilizzatore la possibilità di personalizzare il porto a proprio piacimento, sia che si preferisca portare la torcia completamente all'interno della tasca, sia che si preferisca averla a portata di mano. La Warrior 3 ha due pulsanti di azionamento, uno laterale e uno di coda, il che la rende adatta sia ad un utilizzo quotidiano che ad un utilizzo tattico. Il pulsante laterale è nella parte frontale della torcia e ha una consistenza di plastica morbida ed è a livello rispetto alla ghiera metallica che lo circonda, rendendo così meno probabile l'incatozionamento. Infatti per l'azionamento dovremo andare a premere all'interno col dito, esercitando sicuramente una discreta pressione. Sulla ghiera che circonda il pulsante abbiamo 8 LED. I primi sulla parte destra indicano il livello di carica della batteria, dove ogni LED rappresenta il 25% della batteria. Quando la carica della batteria scende sotto il 10%, questo LED diventerà di colore rosso, indicandoci così la necessità di una ricarica. I 4 LED sulla parte sinistra indicano la modalità di funzionamento. Un solo LED acceso indica sia la modalità Moonlight con un lumen di potenza, sia la modalità Low che arriva a 15 lumen. 2 LED indicano la modalità Medium che emetterà 200 lumen, 3 LED la modalità High 800 lumen, 4 la modalità Turbo con ben 2300 lumen per i primi 2 minuti e mezzo per poi decrescere ed arrivare a 800 lumen come nella modalità High. Il pulsante di coda è bello grande e anch'esso richiede una certa pressione per venire azionato per intero. Inoltre sono presenti queste 3 punte che evitano l'azionamento accidentale quando premuto su una superficie piatta. Il design, compatibile con il caricatore magnetico, permette alla Warrior 3S di ancorarsi con facilità a qualsiasi superficie magnetica, ma solo in verticale. Se volessimo metterla in orizzontale, le sue dimensioni e peso non le consentono di posizionarsi in modo stabile, ma tenderà sempre a cadere facilmente. Anche per quanto riguarda il rimanere in piedi sul pulsante di coda, è possibile, ma il design dell'interruttore non la rendono stabile come per le altre torce con il tappo di coda completamente piatto. L'interruttore è di tipo elettronico e programmabile e ha inoltre due tipi di azionamento. Infatti può essere azionato fino in fondo facendo una pressione completa evidenziata da un sonoro click, oppure mezza corsa, premendo piano piano fin tanto che non si avverte un piccolo ostacolo. L'interfaccia di funzionamento della Warrior 3S è simile a quella usata nei diversi modelli di Olight, andata via via rifinendosi e migliorandosi nel corso degli anni. Questo ci consente di accedere a quasi tutte le modalità operative a partire da torcia spenta e senza alcun dubbio. Questo secondo me è uno dei pregi più importanti e significativi di questa torcia. Per accedere alla modalità Moonlight bisognerà tenere premuto il pulsante laterale finché la torcia non si accende, facendo però attenzione a rilasciare il pulsante immediatamente prima che la torcia entri in modalità di blocco, spegnendosi. In tal caso per sbloccarla basterà tenere premuto l'interruttore per qualche secondo. Se volessi entrare in modalità turbo, a partire sia da torcia spenta che da torcia accesa, posso fare 2 rapidi clic dell'interruttore laterale oppure un clic completo dell'interruttore di coda. Se utilizziamo l'interruttore di coda, ricordiamoci che un clic veloce manterrà la torcia accesa in turbo, mentre un clic prolungato farà sì che la torcia si spenga non appena viene rilasciato il pulsante. Per accedere alla modalità medium, a partire da torcia spenta, basterà un mezzo clic dell'interruttore di coda, sempre con la doppia modalità di azionamento, clic veloce o clic mantenuto come nel caso del turbo, mentre a partire da torcia accesa bisognerà tenere premuto l'interruttore laterale in modo che la torcia cominci a ciclare attraverso la modalità low, medium, high e rilascia l'interruttore una volta raggiunta la modalità desiderata. Sia a partire da torcia accesa che da torcia spenta, 3 clic in rapida successione dell'interruttore laterale porteranno alla modalità strobo, molto utile nei contesti di difesa personale, per accecare momentaneamente o disorientare un aggressore o un animale selvatico. Per quanto questa interfaccia possa sembrare completa, abbiamo anche un piccolo extra. Infatti, tenendo premuto l'interruttore di coda e facendo un rapido clic dell'interruttore laterale, si metterà la torcia in modalità tattica. La differenza rispetto alla modalità normale è che ora l'interruttore di coda avrà solo la funzionalità strobo e turbo. Lo strobo verrà associato al clic completo, mentre il turbo al mezzo clic. Nella modalità tattica, l'interruttore di coda non bloccherà più la torcia accesa in funzione della durata della pressione, ma la luce si spegnerà sempre e comunque una volta rilasciato l'interruttore. Guardiamo ora la parte frontale della torcia. Avevi notato questa piccola lunetta? Questa lunetta ospita un sensore di prossimità integrato, o meglio, un sensore di luminosità riflessa che verrà attivato quando la torcia viene accesa in modalità high o turbo nelle vicinanze di un oggetto. In quel caso ridurrà la potenza nella modalità medium.
Questo upgrade è tutto ciò che la distingue dal modello precedente, e cioè la Warrior 3, aggiungendo infatti la S al nome che sta per sensore. Questa funzionalità è particolarmente utile per evitare di bruciare gli oggetti che si trovano nelle immediate vicinanze della torcia nel caso di accensione accidentale, come per esempio in tasca, nello zaino, ma anche nella fondina. Ma è facilmente attivata anche in caso di presenza di nebbia, pioggia o sporco sulla lente. In tal caso, se vogliamo comunque mantenere l'output massimo, dopo la riduzione basterà cliccare 2 volte l'interruttore laterale per disattivarlo fino al prossimo spegnimento. L'ottica è di tipo TIR, Total Integrated Reflector, che le consente di proiettare un fascio ben divisibile in 2 settori. Al centro vediamo un hotspot ben definito che raccoglie la massima intensità al fine di illuminare un bersaglio. Ha un'intensità dichiarata di 23.000 candela e un range nominale di 260 metri. Allontanandosi dal centro, l'hotspot centrale lascia posto gradualmente e senza variazioni troppo brusche di intensità ad una luce diffusa che illumina con intensità minore le aree intorno al soggetto principale. Se la confrontiamo con la Warrior Mini 2, vediamo come il fascio luminoso della Warrior 3S è molto più concentrato e focalizzato. L'hotspot più luminoso al centro è sicuramente più intenso e la luce diffusa è minore, grazie anche all'ottica di maggiori dimensioni, mentre nella Warrior Mini 2 la luce tende ad essere un pochino più dispersa intorno all'hotspot. Il fascio, molto concentrato e direzionale, lo si nota molto di più se confrontato con la Seeker 4 Pro, che è una luce molto diffusa fatta per illuminare grandissime aree alle medie e alle corte distanze. In tutte queste prove vediamo comunque come le ottiche siano di ottima qualità, che lasciano poco spazio ad artefatti e repentini cambi di luminosità. Per esempio, se la confrontiamo con una luce molto più economica, come la Sofirne SC18, ci rendiamo conto di come in questa il fascio sia molto meno omogeneo e con repentini cambi di intensità. Con l'aiuto del LumenTube vediamo ora la potenza luminosa in lumen e la durata di ogni modalità operativa. Ricordiamoci che il nostro LumenTube non è perfettamente calibrato e quindi l'intensità reale potrebbe variare un pochettino, ma quello che ci interessa maggiormente in questa fase è la durata in tutte le modalità. Nella modalità turbo la potenza dichiarata è di 2300 lumen per 2 minuti e mezzo, che poi scende ad 800 per 160 minuti e infine si riduce ulteriormente a 250 lumen per 39 minuti. Nella nostra prova vediamo che, dopo il picco iniziale di oltre 3000 lumen, la potenza comincia a ridursi immediatamente, scendendo gradualmente arrivando a circa 2600 lumen dopo circa 45 secondi. Dopodiché, nel giro di pochi secondi, arriva a circa 2000 lumen e continua a scendere gradualmente fino ad arrivare a 900 lumen dopo circa 2 minuti e 5 secondi. A questo punto si mantiene costante fino alle 2 ore e 25 minuti, quando scende a circa 300 lumen, che verranno mantenuti fino allo spegnimento dopo circa 3 ore. Nella modalità High la potenza dichiarata è di 800 lumen per 166 minuti, seguiti da 250 lumen per 39 minuti. La nostra prova ha evidenziato il classico picco iniziale, che stavolta arriva a circa 1000 lumen, per stabilizzarsi poi su 900 lumen che mantiene fino alle 2 ore e 35 minuti. A questo punto riduce la luminosità, mantenendola tra i 300 e 350 lumen per spegnersi definitivamente alle 3 ore e 11 minuti. All'intensità medium la torcia mantiene una potenza costante intorno ai 255 lumen per circa 12 ore e 30 minuti, contro le 13 ore dichiarate. Quindi abbiamo una potenza leggermente superiore a quella dichiarata di circa 200 lumen, però per un periodo di tempo di circa 30 minuti inferiore. La modalità Low ha un'intensità dichiarata di 15 lumen per circa 130 ore, quindi non abbiamo fatto il test completo. La nostra prova ha mostrato un'intensità costante sopra i 22 lumen e l'abbiamo interrotta dopo circa 21 ore. Temperatura di colore, resa cromatica dalla luce emessa non sono indicate sulla confezione o sul manuale di istruzioni e quindi siamo andati ad indagare con l'aiuto del nostro Light Master 3, che posizionato a metro dalla torcia ci permette di avere un'indicazione approssimativa anche del valore di candele emesse dalla Warrior 3. Nella modalità Turbo abbiamo una lettura di candele superiore ai 23.000 candele con una temperatura di colore intorno ai 6.200 Kelvin e una resa cromatica vicina ai 70. Nella modalità High rimaniamo sopra i 9.000 candela, 6.000 Kelvin e resa cromatica di circa 69. Nella modalità medium abbiamo una lettura in candela intorno ai 2200-2300 candela, una temperatura di colore di circa 5900 Kelvin e una resa cromatica di 67. Nella modalità Low siamo poco sotto i 200 candela, temperatura di colore 5700 Kelvin e resa cromatica di 68.
Da queste misure possiamo vedere come la priorità della Warrior 3S sia quella di massimizzare l'auto complessivo e la visibilità a lunghe distanze, prediligendo una luce fredda ma potente. Anche il delta UV è basso, in tutte le modalità rimaniamo sempre intorno alle condizioni di neutralità. Anche per quanto riguarda eventuali flicker e la modulazione dell'intensità, possiamo vedere che ha una velocità variabile, ma che la lieve variazione e le alte frequenze generalmente presenti non lo rendono in alcun modo percepibile o fastidioso ad occhio nudo. Per quanto riguarda la batteria ricarica, la batteria è accessibile mediante la rimozione del tappo di coda, che presenta anche il pulsante di azionamento e il magnete per la ricarica magnetica. Vediamo come dalla parte interna del tappo sia presente l'indicazione di polarità della batteria, indicata con i segni meno per il polo negativo della batteria. Cogliamo l'occasione per vedere anche i filetti del tappo di coda, che sono 4, sempre ben lubrificati dalla fabbrica e nodizzati come il resto della torcia. Questo è il ring, che protegge e isola l'interno della torcia e la rende impermeabile fino a 2 metri per oltre 30 minuti. La batteria è una 21700 con codice ORB 217C50 da 5000 mAh, 3,6 V e tutte le protezioni del caso. È protetta infatti da sovraccarica, sovrascarica e cortocircuito. Il tipo di batteria, benché sia battezzato come 21700, è di formato proprietario. Infatti è leggermente più lunga delle comuni 21700 e presenta una doppia polarità sulla parte frontale. Infatti vediamo questi due cerchietti concentrici separati da una barriera di plastica, il cui il cerchietto interno rappresenta il polo positivo, mentre quello esterno il polo negativo. Il polo negativo è inoltre presente anche sul retro della batteria. Per poterla caricare separatamente dalla torcia, viste le maggiori dimensioni, ho dovuto fare un piccolo accrocco, quindi se pensate di caricarla anche voi esternamente, vi consiglio di prendere un caricatore che accetti anche i formati più grandi. Il mio X-Star VC4S ha misurato una capacità di 4589 mAh, che è ragionevolmente sotto la capacità dichiarata, in quanto si tende sempre a non scaricare completamente la batteria per evitare danni alla stessa. La ricarica avviene tramite il classico caricatore magnetico proprietario di All-Lite, che come sempre ha i suoi fan e i suoi detrattori. Io lo trovo particolarmente comodo nelle situazioni EDC, quando so di poter tornare a casa o in macchina facilmente per ricaricare la torcia, quando e se necessario. A dire il vero, non mi è mai capitato di rimanere senza batteria anche durante un uso di diversi giorni senza ricarica, ma comunque non la userei mai come torcia di emergenza, in quanto se non ho il caricatore con me non potrei caricare la torcia in alcun modo, né mettere un'altra batteria, perché la torcia non è in alcun modo compatibile con altre batterie commerciali, né tantomeno caricare la batteria con un caricatore esterno. Ripeto, non lo trovo molto limitante come cosa, ma da tenere in considerazione in relazione all'uso che vogliamo farne. Come pro per questo sistema di ricarica abbiamo il fatto che si aggancia senza pensarci. Infatti io spesso lascio il caricatore inserito nella presa e quando voglio caricare la torcia avvicino semplicemente la torcia al comodino e il magnete fa il resto, posizionandola correttamente e avviando la ricarica in pochi secondi. Veramente bellissimo. La ricarica completa richiede circa 4 ore, ma in caso di fretta per un utilizzo immediato vediamo che la maggior parte della carica viene fornita durante la prima ora, ora e mezza. Il picco massimo di corrente è di circa 2 A dopo circa mezz'ora dall'inizio della ricarica. Abbiamo preso la nostra torcia, l'abbiamo accesa e l'abbiamo messa all'interno di un bicchiere d'acqua per circa mezz'ora. Dopo una mezz'ora passata in acqua vediamo che la torcia è innanzitutto ancora accesa. Una volta tolta ed asciugata vediamo che il pulsante, anzi i pulsanti, continuano a funzionare, la torcia è pienamente operativa e aprendola all'interno non si nota alcuna presenza di acqua all'interno, quindi possiamo dire prova superata. Adesso vediamo la prova di temperatura della Warrior 3S, quindi la metteremo in modalità turbo e vedremo quanto si riscalderà sia la torcia in se stessa e sia quanto calore proietterà su questo cartoncino nero. La accendiamo, abbiamo rimosso il sensore di prossimità e incominciamo a fare le misure. Vediamo che la torcia è intorno ai 30 gradi, 32, 33. Guardate, vedete il fumo che sta cominciando a uscire dal cartoncino? Quello è il motivo per cui non deve essere mai lasciato in tasca senza il sensore. Vediamo se prende fuoco. (160 gradi) abbiamo letto, mentre la torcia rimane sui 40 gradi.
Eccolo, forse ho beccato il punto giusto. Possiamo vedere come la temperatura salga veramente moltissimo. Questo è il motivo per cui il sensore di prossimità esiste e per cui è molto pericoloso che la torcia si accenda nella modalità high o turbo quando è un contenuto all'interno della tasca, della sua custodia o di qualsiasi contenitore. Ora la torcia ampiamente dimerato, siamo arrivati appunto a una modalità di funzionamento, un regime leggermente inferiore, quindi possiamo interrompere la prova. Abbiamo visto in definitiva che vicino all'uscita della torcia qualsiasi tessuto a contatto potrebbe raggiungere temperature elevatissime. In questo caso abbiamo misurato fino a 160 gradi, mentre il corpo della torcia non è mai arrivato oltre i 45 gradi. Qua poco fa ho visto 46, 48, comunque sempre sotto i 50 gradi. Sempre sotto i 50 gradi dalla parte della testa, mentre sul corpo siamo sempre 30-40 gradi, quindi diciamo che è tiepidina, niente di speciale. La testa al tatto è bella calda, cioè non è confortevole tenerla in mano, mentre la parte dell'impugnatura rimane abbastanza fredda, anche grazie agli alette che permettono una maggiore dissipazione del calore. Abbiamo parlato ora di tutti gli aspetti di questa torcia, vediamo un po' come si comporta all'aperto. Oggi ci facciamo una bella passeggiatina in compagnia della Warrior 3S ed eccola qua. Prima di tutto l'accendiamo in modalità Moonlight e vediamo che a malapena ci illuminiamo i piedi. Qua siamo su una strada, insomma, si vede abbastanza poco, cioè non vado più di qualche metro, però in realtà più delle altre torce normalmente. Adesso in camera non si vede benissimo. Ora la mettiamo a modalità minima e vediamo che è un hotspot sempre bello concentrato che ci permette di vedere sino a qualche metro di distanza. Qua sono dall'altra parte della strada, insomma saranno 5-6 metri, si intravede appena. Vediamo questi cespugli, sempre bello l'hotspot super concentrato e definito. Ora mettiamo la modalità medium, come si vede anche dagli indicatori qua. Aspettate, eccoli qua, 2. E qua comincia già a esserci una discreta quantità di luce che poi, essendo super concentrata, riesce ad illuminare tranquillamente 20-30 metri. Vedete anche questi alberi qua sopra. Mettiamo modalità high e qua abbastanza un faro. Qua incomincia a illuminare anche il costone di una montagna che forse non si vede, ma potete rendervi conto della curva della strada che è abbastanza lontana, insomma. Ora guardate adesso la modalità turbo. Boom. Abbiamo un fascio diffuso che, come vediamo, illumina a giorno subito nelle mie vicinanze, lasciando comunque un hotspot super definito. Adesso non si vede, ma lì davanti c'è una montagna e illumina il costone benissimo. Guardate anche qui questo picco, super bella. Mi dispiace che non si veda questo costone, forse si intravede l'ombra, ma poca roba. Ecco, forse qua si comincia a vedere un po' più in profondità. Sempre in modalità turbo. Guardate come procede in questa strada. La spengo per renderci conto. Buio totale. Accesa, modalità high in questo caso. È sempre un bello hotspot. Turbo di nuovo. Bellissima. Ora vediamo un rapido confronto tra la Warrior 3S nella mia mano destra, eccola qui, e la Warrior 2 Mini nella mia mano sinistra, eccola qui. Questa modalità Moonlight. Mettiamola entrambe in modalità high ed ecco le differenze. Modalità high,
vediamo abbastanza bene il costone di roccia. Vediamo la Warrior 2 Mini, però palesemente va più lontano la Warrior 3S, la potente, insomma non si discute. Ora turbo per la Warrior 3S, boom, qua illumina a giorno. Modalità turbo per il Warrior 2 Mini, ed eccole insieme. E guardate la differenza di luminosità. Questa quasi non si nota quando c'è la Warrior 3S, però diciamo che per una luce così piccolina la Warrior 2 Mini insomma si fa rispettare, per dire che è una batteria 18650, 92700, però notiamo una grandissima differenza.